buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare questo Bactus scialle coda di drago con effetto 3D. Effetto 3D perché è realizzato grazie, l'effetto è dato dalla lavorazione di alcune maglie alte in rilievo sul giro, diciamo, dalla parte dritta del lavoro. La lavorazione infatti si compone di 2 giri di ripetizione e di una piccola variazione dopo 6 giri. Come vedete ogni 6 giri, quindi 1, 2, 3, io conto 3 perché sono i 3 giri dritti, ma ci sono anche quelli del rovescio, si scala di un posto, quindi da questo lato il mio scialle aumenta, dall'altro crea appunto il bordino frastagliato ogni 6 giri, quindi diminuiamo di un motivo da questo lato e intanto il mio scialle aumenta dall'altro lato. Partiamo subito. Come abbiamo detto, l'effetto tridimensionale è dato proprio da le maglie alte. Queste 2 maglie alte ve le faccio vedere così, che vengono lavorate in rilievo. Allora partiamo proprio dal punto di inizio. Io ho montato un anello magico, ve lo faccio vedere, in cui sono andata a lavorarmi 3 catenelle, 2 maglie alte, una catenella di separazione, 2 maglie alte, una catenella e una maglia altissima. Il lavoro è molto semplice nel momento in cui andiamo a capire il meccanismo, quindi entriamo e soltanto all'inizio qui faremo 3 catenelle perché ogni volta che andremo a svoltare svolteremo sempre con solo 2 catenelle. Allora 1, 2 e 3, facciamo le nostre 2 maglie alte, una e poi 2, sempre nell'anello magico, ed è il primo pezzetto del lavoro. Faccio scorrere, metto giù il filo così scorre meglio. Poi mettiamo catenella di separazione, altre 2 maglie alte all'interno del nostro anello magico. Opla. Una e poi opla, sfiliamo un attimo che si sta ingarbugliando, riprendo il filo, seconda maglia alta, catenella di separazione, come detto, doppia maglia, una maglia altissima, quindi ok, e questo è il mio primo giro, eccolo qua, vedete, questo è l'effetto. Adesso dobbiamo andare a costruire, diciamo, il retro, il giro retro. Salgo con 3 catenelle, 2 e 3, giro il mio lavoro, 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, entro nel punto iniziale e metto un'altra maglia alta, filo sull'uncinetto, mi sposto al centro del punto sottostante, diciamo del motivo sottostante, ripeto, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, e questo è il giro retro di preparazione poi del motivo tridimensionale dall'altro lato. Mi alzo con 2 catenelle, 1 e 2, giro, all'interno del punto V vado a costruirmi un ventaglietto formato da 2 maglie alte, una catenella di separazione e altre 2 maglie alte, quindi una maglia alta, 2 maglie alte, catenella di separazione, 2 maglie alte, ok, una
e 2. A questo punto cosa succede? Succede che invece di passare direttamente a lavorare nell'altro punto V, vado a lavorarmi una maglia alta in costa avanti, quindi la prendo da dietro e faccio una maglia alta sul punto V sottostante, di nuovo filo sull'uncinetto, anche l'altra accanto la prendo in questo modo, sempre in rilievo. Eccole qua. Queste due maglie tra un ventaglio e l'altro creeranno questo effetto 3D del lavoro, quindi rientro qui dentro e nel punto V faccio 2 maglie alte, catenella di separazione, 2 maglie alte e ricordo di chiudere questo giro con l'aggiunta di una catenella e una maglia alta doppia. 1 e 2, entro e faccio questo lavoro. Adesso lo vediamo meglio. Ok, vedete? Allora questo già si inizia a notare come le due maglie alte in rilievo mi danno la costina. Allora riprendo, rigiro il mio lavoro, salgo con 3 catenelle, 2 e 3, giro il mio lavoro, aggiungo 2, 1 e 2 e vado a crearmi l'altro aumento nel punto iniziale, rientro nel punto dove ho fatto della maglia alta doppia sotto e faccio il mio primo punto V, filo sull'uncinetto, vado al centro del motivo del ventaglio e vado a rifarmi un punto V, così. Per ogni giro ci sarà l'aumento, diciamo per ogni 2 giri, scusate, l'aumento di un ventaglietto, ok? E siamo qui, 1 e 2. Ritorno con scusate per l'interruzione, non volevo, avevo avuto dei dubbi. Allora, stavamo dicendo, fatto il mio ventaglio, adesso ne ho 3, 1, 2 e 3, sotto ne avevo solo 2, quindi aggiungo 2 catenelle, 1 e 2, rigiro il mio lavoro in questo modo e vado a lavorarmi 2 maglie alte, 1 e 2, poi catenella di separazione, altre 2 maglie alte, 1 e 2, poi faccio le mie maglie a rilievo, sono nel secondo, diciamo nella seconda asticina del punto V e la prendo in questo modo, vado in quella accanto, faccio la stessa identica cosa, all'interno vado a lavorare qui dentro 2 maglie alte, catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, poi scusate sono uscita dall'inquadratura, catenella, 2 maglie alte, 1 e 2, poi rilievo l'aggancio così da sotto e vado a lavorare una maglia alta intorno alla maglia alta sottostante, di nuovo maglia alta in rilievo intorno alla maglia sottostante, 2 catenelle, scusate, 2 maglie alte, una e poi 2, poi catenella, 2 maglie alte,
poi catenella, doppio filo, maglia altissima, e questo è il primo step. Perché appunto abbiamo detto, dopo che ho tre diciamo costine, diciamo sì, ma non sono costine, tre motivi allineati, adesso nel filo successivo mi fermo, nel giro successivo mi fermo qui. E come faccio? Niente di più semplice, risalgo 1, 2 e 3. Diciamo il giro in cui ci si ferma è il giro retro, quello al rovescio. Allora faccio il mio punto V qua, poi faccio qui 2 catenelle, rifaccio maglia alta, poi mi sposto in questo qui e faccio di nuovo la mia maglia alta, 2 catenelle di separazione, un'altra maglia alta qui, e come detto non finisco su questo punto, in modo da creare il movimento della sciarpa, diciamo di questa sciarpa scialle, in questo modo, cioè ogni 3 motivi, perché in realtà il motivo è formato da 2 giri, vado a lasciare libero l'ultimo, quindi mi ritrovo in questa situazione e per continuare non faccio altro che girare con 2 catenelle, giro il lavoro e vado a lavorare nuovamente i ventagli. Ne facciamo uno insieme, un doppia maglia alta, catenella, doppia, scusate, non doppia maglia alta, 2 maglie alte, altre 2 maglie alte, maglia alta presa in rilievo avanti. Ok, questo è in pratica il motivo, e si continua così quanto si vuole, cioè se vogliamo realizzare uno scialle molto grande possiamo continuare quanto vogliamo. Io non l'ho fatto molto grande, anche perché stiamo andando verso la primavera e francamente avere una lavorazione troppo pesante addosso sotto i giacconi non è che sia proprio l'ideale. Sono quelle sciarpine, questo è un filato di lana molto sottile che fanno effetto, ma che possono essere custodite tranquillamente in borsa, perché appunto sono molto vaporose, ma fatto con un filato sottile vanno benissimo poi per essere conservate. Se il tutorial vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Buona creatività e al prossimo progetto.